Ciao a tutti, ci sediamo un attimo insieme? Benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Marina, oramai penso che alcuni di voi mi conoscano. Allora, innanzitutto indosso la maglia Sinfonia, che adesso ve la faccio vedere per bene, che forse non l'avete vista indossata. Aspettate che vi faccio vedere un pochino anche la parte dietro. Mi abbasso. Ok, a parte la maglia Sinfonia che forse non l'avevate vista indossata, volevo parlarvi di questo. Allora, molte di noi ci siamo appassionati tantissimo, direi, ai filati Temu, anche perché danno dei risultati incredibili. Questa maglia io l'ho realizzata proprio con un filato in seta di Temu, ma non c'era più. Ho aspettato a darvi il codice che poi ho messo nel tutorial, proprio sotto il tutorial, ho messo il codice del filato che ho utilizzato, scusate, ho messo il codice del nuovo filato che mi è arrivato, che è praticamente simile a questo, ma non era questo, ok? Ed è meraviglioso. E vi ho messo appunto il codice in modo tale, se volevate prenderlo, lo potevate prendere utilizzando questo codice nella barra di ricerca di Temu. Non so però se tutte sono arrivate a leggere anche il mio ultimo messaggio, no? Dove appunto dicevo guardate che c'è il nuovo filato, c'è un filato che gli somiglia moltissimo, e quindi adesso questo video per mostrarvelo e per chi appunto mi segue e ascolta anche i miei consigli sui filati, per poter dare a loro l'opportunità di poterlo prendere. Ma non è solo questo. Allora, ho acquistato dei filati nuovi, estivi, meravigliosi, uno dei quali mi è arrivato ieri e che ci tengo tantissimo a farvelo vedere prima che finisca, e spero di riuscire a chiudere questo video in tempo e lanciarlo in modo tale che voi potete appunto guardarlo e acquistarlo, perché ne vale veramente la pena. I colori sono pochissimi, però ce n'è uno in particolare che veramente mi piace tantissimo e voglio mostrarvelo, e quindi cerco di essere breve anche in questa anteprima dove c'è il mio faccione che si può anche evitare, ma andiamo insieme a vedere ciò che ho trovato. Non ho i link da darvi, però vi darò un codice, basterà entrare in Temu, mettete sulla barra di ricerca quel codice e lo troverete anche voi. Quindi andiamo subito di corsa a vederli. Guardate, non vedevo l'ora di farveli vedere e purtroppo non sono riuscita a farlo prima, ma sono anche contenta perché stavo aspettando, ed è arrivato ieri proprio un filato che adesso vi faccio vedere. Ma prima vi voglio parlare della seta che ho utilizzato per la maglia Sinfonia, quella che mi avete visto indosso e della quale vi ho fatto il tutorial che trovate nel mio canale. Facilissimo da fare, basta seguire tutti passo passo quello che vi mostro da fare. E, ecco, quello che ho utilizzato io era pura seta al 100%. Come ho finito anzi appena è arrivato volevo acquistare un altro lotto, ma non l'ho più trovato, e ho trovato invece questo lotto dopo un paio di giorni, quindi stavo già lavorando la seta pura, quindi dopo un paio di giorni ho trovato questo lotto, e quando ho finito il tutorial il lotto che avevo preso è rimasto esaurito, quindi praticamente non c'era più, ma questo c'era ancora. Io l'avevo ordinato e dopo la pubblicazione del tutorial è arrivato, e volevo però prima di consigliarvelo vedere se effettivamente era uguale, ed è proprio così. Se non fosse che questo è il 75-72% seta e il 28 bambù. Niente di male, perché il bambù io lo amo, e quindi ci sono praticamente 4 di queste trecce. Io ho scelto questo colore che, se non sbaglio, si chiama gelato, questo colore qui, e il filato che ho usato io era questo.
Quindi abbiamo lo spessore che è identico, guardate, spessore identico e praticamente identico anche il filato, ok? Cambia solamente la composizione. Qui abbiamo in più il 28% di bambù, che se ne dica, il bambù è una fibra nobile anch'esso e francamente dona una morbidezza notevole. Allora, c'è anche il metraggio di questo filato, tra l'altro anche parecchio. Io l'avevo fatto all'incirca dell'altro mettendolo sull'arcolano, calcolando il diametro di questo, diciamo, dell'ampiezza della treccia e contando tutti i fili, ed ero arrivata a circa 380 metri, facendo un calcolo veniva fuori circa, se non ricordo male, 380 metri. E difatti mi sono sbagliata veramente di poco, perché qui mi danno un calcolo di 300, cioè c'è scritto proprio 390 metri per treccia. Ok, di trecce io ne ho 4, 1, 2, 3 e 4, quindi per quanto mi riguarda è già un'ottima lunghezza, ok? Quindi l'unica cosa che bisogna fare è usare un arcolano se l'avete, quindi disfare la treccia, metterla sull'arcolano e creare la vostra pallina di filato, ok? Il vostro gomitolo. Se non l'avete bastano 2 spalliere delle sedie, le allontanate, posizionate il filato intorno alle spalliere e poi iniziate a recuperare il vostro filo. Semplicissimo ed è meraviglioso, ne vale veramente la pena. Io l'ho pagato 11 euro, più o meno 11-12 euro circa, l'ho pagato ed è straordinario. Io ce l'ho indosso perché questo secondo me è il fratello gemello di quello che ho usato io, per quanto cambi il fatto che qui abbiamo in più del bambù e non è solamente seta, ma poco importa. Quindi questo è il gemello di quello che ho usato io per realizzare Sinfonia. Con un uncinetto 2,5 si lavora benissimo, poi dipende dalla vostra mano. Quindi per darvi più o meno con le dimensioni dell'uncinetto l'idea di quanto possa essere spesso o sottile un filato, ok? Io, ripeto, l'ho utilizzato non questo nello specifico, ho utilizzato l'altro della quale mi è rimasto solo questo e avevo solo 3 di queste trecce, ne avevo solo 3, invece in questo lotto ce ne sono 4 e mi sto trovando meravigliosamente bene, meravigliosamente bene. Poi parlando nel gruppo, perché molte amiche di gruppo anche loro si sono appassionate ai filati di Temu, perché provandoli ti rendi conto della qualità del filato e quindi bando a tutte le ciance del mondo, uno se piace lo continua ad acquistare e ognuno fa i suoi esperimenti, nel senso che una compra una cosa, una compra l'altra e poi ci diamo le informazioni. E oltre alle amiche più strette proprio che mi dicono Marina ho provato questo, è bellissimo, provalo anche tu e via dicendo, ma ce ne sono veramente molte che mi danno aiuti anche questo scambio, no? Scambio, guarda, questo non mi è piaciuto, questo mi è piaciuto di più. È vero che i gusti sono gusti, cioè nel senso a me piace un filato molto morbido, deve cadere proprio e non deve diventare, io continuo a dare sempre questo termine gesso, cioè non mi piace quando diventa gesso. Preferisco una fibra in viscosa, in seta, per quanto riguarda gli estivi ovviamente, in viscosa, in seta, in bambù, per quanto il bambù, 600% bambù, tende un po' a cedere, no? Quindi a darti una lunghezza, magari tu hai deciso di farlo, che ne so, 45 centimetri, dopo che l'hai lavato, lo indossi per un po', anziché 45 centimetri ne vai 50, ma dopo più di tanto non cede. Ma preferisco comunque sia sempre un filato tipo questi che vi ho citato, quindi compreso il bambù che un pochino cede,
piuttosto che i filati gesso, che sono, ecco, quindi i filati gesso inteso come quando lo metti un pochino rigidino su di te, no? Che poi non è duro, però non ti accompagna, ecco, non accompagna le forme, non accompagna niente, proprio rimane lì così. Quelli io ho notato, ovviamente è una vita che ha questo filati, ho notato che più sono ritorti, ovviamente più gessata ti fanno, questo è inevitabile. Quindi man mano ho sempre più preferito i filati meno ritorti possibili. Se possibile, meno ritorto. Meno ritorto è e più mi dà quella sensazione di morbidezza. Per quanto un 100% cotone ritorto, ma voi lo sapete bene, dà una certa compattezza, no? Quando lo lavori. Quelli meno ritorti, a mio parere, attenzione, qui si parla di pareri, a mio parere e per il mio gusto è l'ideale proprio quello, cioè quella morbidezza che ti lascia. E va bene, combinazione, io continuo a prendere filati che non sono ritorti completamente, a volte a fili singoli, e mi trovo sempre molto meglio di quelli ritorti. Poi, ripeto, ogni parere va benissimo, ok? Questo è il mio personale, ok? Passiamo al prossimo. A proposito di sinfonia, io mi sto realizzando sinfonia con un rosso meraviglioso che ovviamente quando io lo riprendo non viene mai fuori il rosso reale di cui io parlo. Ed è un peccato perché è un rosso straordinario. Provo a muoverlo per vedere se per caso riesco a far venire fuori il colore, forse in questo momento. Comunque sia, è veramente meraviglioso. È un filato in rocca. Ok, le rocche sono così. Io lo sto utilizzando doppio con l'uncinetto 2,5, ma nessuno vieta di utilizzarlo singolarmente. Ogni rocca, se non ricordo male, sono 1800 metri ogni rocca. Devo andarlo a prendere, vediamo, dovrei avere ancora qui. Questi sono vari ordini, non è che, eccolo qua. No, vabbè, qua mi dice che il seta è 100%, però non, aspetta che vada a 1800 metri comunque deve essere. E lo vendono a rocche, quindi una 1800 metri circa, e poi se andate a vedere sono 1700, vi prego, non ve la prendete con me, sto andando a memoria. Ok, detto questo, si può usare, come dicevo, anche singolarmente, perché io ho preso poi il colore rosso, il colore avorio, che è questo colore qui. Questo per esempio l'ho lavorato singolarmente per farne un campioncino. Meraviglioso, meraviglioso anche così. Ecco, questo per esempio è un filo ritorto, quindi va bene anche per chi non ama molto i fili non molto ritorti, come invece sto iniziando ad amare io. È un filo ritorto e quindi va bene anche per chi sta iniziando e magari perde un pochino la pazienza, no? Con i fili poco ritorti, perché magari l'uncinetto va in mezzo. Quindi per chi è alle prime esperienze con l'uncinetto magari consiglio più un filato così. Ma perché lo consiglio in questo caso? Perché essendo seta è di una morbidezza mostruosa e ovviamente magari la signora o la ragazza o il ragazzo o il signore che sta iniziando non vuole usarlo a filo singolo perché è troppo sottile, perché qui uno con un uncinetto di 1,8, 1,5, ecco, più o meno per avere questa compattezza. Poi dipende sempre dalla tua mano, ok? Dipende sempre dalla tua mano. Quindi se per caso non lo vuoi appunto utilizzare a filo singolo perché ci metti più tempo, lo utilizzi a filo doppio come sto facendo io e riesci tranquillamente proprio perché non hai troppi fili, il filato è molto ritorto, ma essendo seta è morbidissima, non è stucchevole, guarda, non è stucchevole nonostante io lo stia utilizzando doppio e avrei dovuto utilizzare magari anche un uncinetto leggermente più
più grosso. Ogni tanto trovo sempre qualcosa qui, non ci fate caso. Un uncinetto, magari qui è il 2,5, avessi un 2,75, ecco, sarebbe perfetto per la mia mano, però io penso che già solo farvi vedere questo risultato. E io di queste rocche ho preso questo colore, poi ho preso questo colore qua, e sempre due, e basta, perché il lilla deve arrivare, e ho preso anche il lilla che deve arrivare, e questo grazie a consigli delle amiche di gruppo, che ringrazio anche Natasha, che anche lei appunto mi ha fatto vedere proprio cosa sta realizzando con questo filato, che è la blusa allegra, ed ho appena visto il risultato, mi è piaciuto tantissimo. Anche con lei appunto condivido gli acquisti, come anche con Daniela, che ringrazio, insomma, ci stiamo appassionando in molte, proprio perché quando c'è la qualità, quando c'è il risultato, perché io non vi parlo solamente tanto per parlare, ma io vedo il risultato, non guadagno facendo queste recensioni, che se vogliamo chiamarle recensioni, ma sono consigli che io vi do spassionatamente, e quindi, cioè, se una cosa mi piace e io la utilizzo per i miei progetti, perché no? Non condividerli con voi, che magari potete trovare, come secondo me, una bazza in questi tutori, in questi filati, in questi tutori, anche no. Allora, voglio andare però adesso a farvi vedere quello di cui vi parlavo e che secondo me non dovete perdere. Aspetta che mi faccio spazio. Allora, Sinfonia lo accantoniamo un attimo, perché non dovete perderlo. Io l'ho fatto anche già vedere. Allora, questo filato qua, questo è un filato meraviglioso. Io spero soltanto che voi riuscite ad acquistarlo. Io ho acquistato 2 di questi lotti, 2 di questo colore, adesso ve lo faccio vedere, 2 di questo colore, e ancora non sapevo come fosse. Normalmente quando acquisto così a occhi chiusi, senza poter conoscere, acquisto un lotto soltanto, punto. E uno così, ne acquisto uno perché voglio vederlo, voglio capire, voglio cercare di sentire come è questo filato, come si comporta. E poi avevo paura del lino, perché il lino è una fibra, anche lei una fibra nobile, ma purtroppo se è un po' rigido per me il lino, quindi temevo moltissimo che questo lino poteva dare al bambù troppa secchezza, e non è stato così, e ho visto bene. Io perché mi sono buttata su questo filato senza conoscerlo, che poi tra l'altro ho scambiato 2 chiacchiere con Natasha, che lei invece l'aveva già acquistato e mi ha fatto vedere il campioncino, era meraviglioso, quindi ho detto ok. Allora, avevo preso 2 lotti di questo, sono andata subito a prendere 2 lotti anche del verdino, che adesso vi faccio vedere. Adesso sono riuscita, stamattina ho preso, perché io, guardate, alla fine userò solo questi per l'estate, quelli che vi sto facendo vedere, punto e basta. E sono riuscita a trovarlo color jeans, meraviglioso. E, allora, non sono riuscita a trovare il rosa e il lilla che invece ha preso la mia amica Daniela, e io ho provato a cercarlo ma non c'era verso, e adesso vedo che ci sono veramente pochi filati, quindi ho detto basta Marina, fermati. Mi sono fermata proprio per farveli vedere. Un filato eccezionale, avete già visto che è 70% bambù e 30% lino. Il lino, sì, lo sento, io lo sento al tatto il lino, ma guardate che cos'è. È un pacioccone, cioè io ho fatto un campioncino subito, non è ritorto, è questo. Appena ho iniziato a fare le prime catenelle, già ho detto, Dio, è stupendo.
Oh mamma, questo mi piace perdutamente. Allora, vedete, non è ritorto, questo non è ritorto, quindi se non hai pazienza lascia perdere, ma se poco poco hai pazienza con i filati non ritorti, per favore, guarda, ascolta questa recensione e prova perché è un piacere per te. È un piacere per te. Se ti piacciono i filati come piacciono a me, questo è veramente un qualcosa di unico. Poi stiamo parlando di bambù e lino messo insieme, ma quanto? Non mi ricordo se 10 euro il lotto, 10 euro forse tutto. Tra l'altro dentro nel pacco, non so se degli altri ve l'ho detto, comunque nel pacco ci sono, ma lo vedete poi sul sito di Temu, ci sono 50 grammi, sono 6 i gomitoli e in ogni gomitolo sono 175 metri. Andate a vedere il prezzo perché sta cambiando in continuazione. Forse i primi li ho pagati 12 euro se non sbaglio, poi 11, insomma, e non è stato un unico acquisto, quello che voi state vedendo, non lo è stato. Questo qua, guardate questo colore. Ma io vi dico, se ci fossero tutti i colori, io ne prenderei uno, tranne quello, ce n'è uno color terra, non riesco a definirlo bene come colore, quindi quello non lo sto prendendo. Poi ce n'è un altro sfumato, ma il grigio va un po' troppo sull'oscuro per quanto mi riguarda. Guardate questo, ma penso che per ora non ci sia questo colore. Spero che riuscite a trovare almeno questo perché... E poi, guardatelo, com'è lucido. È proprio bellissimo e meraviglioso. Ecco, questo volevo farvi vedere perché ci tenevo proprio... Cioè, non so come spacciugarlo. Ci tenevo proprio a farvelo vedere. Poi sì, per carità, ho preso anche questo bambù, però bellissimo, ma quando ho provato questo, cioè, non ce n'è. Allora, proprio io penso, mio modesto parere, proprio questo, il fatto che sia così sottile da uncinetto 2,5 per la mia mano, che ci sia questo lino, forse ecco, questo bambù, perché il 70% è bambù, quindi la freschezza del bambù e del lino la conosciamo, forse questo bambù cederà meno, proprio perché ha al suo interno il 30% di lino che non si sente più di tanto, cioè non è ruvido, non è secco, ok? È morbido, spero di farvelo capire così. E quindi sì, ok, questo è bellissimo come tutti i bambù che hanno, però niente a che vedere con questo. Io difatti mi fermo qui perché era questo che volevo farvi vedere. Ci tenevo veramente tanto a consigliarvi questi filati che vi ho fatto vedere per l'estate. Lo so che non sono molti, ma questo è quello che a me piace, questo è quello che io vi faccio vedere. Anzi, aspettami ancora un secondo. Sono andata da Action, che qui a Bologna è veramente una roba, non ci andrò mai più. E quello che ho preso da Action è questo, cioè è praticamente una cake, 50 cotone e 50 acrilico. Il risultato, ho fatto un campioncino, questo è il campioncino, non è male, non è affatto male, ma io... Cioè, quando metto in confronto i filati, cioè, per ciò che piace a me non c'è discussione, non c'è... Io vado dove mi porta il cuore. Bella, bellissima, bella, non c'è niente da dire, opaca, morbida, devo dire che è morbida, come un qualsiasi cotone, non ha niente di speciale, non ha quella marcia in più che io voglio sui filati, capito cosa voglio dire? Ce ne sono tantissimi di bellissimi filati, ma alcuni costano l'improponibile per me, attenzione, per me, sono troppo cari. Altri sono troppo stopposi, li prendo, non mi piacciono, non posso neanche restituirli, o se li restituisco devo poi ripagarci le spese di spedizione.
vado fisicamente, trovo questi filati che sì, sono belli, per carità, sono belli, ma non hanno nulla a che vedere con quelli che io sto provando. Ed è più di un anno oramai che lo sto facendo, no, un anno e qualche mese che lo sto facendo e sono veramente senza parole. Io ve lo consiglio spassionatamente, ripeto, spassionatamente. Qui non non c'è nessuno che mi sta spingendo come sempre a farvi recensione, è solo la voglia di condividere ciò che a me veramente piace. Spero di essere stata d'aiuto. A presto, ciao a tutti.